Allora ragazzi, eccoci qua, bentornati su Green Italy. Di cosa parliamo oggi? Cosa ho preparato per voi? Allora, stiamo iniziando a vedere insieme la produzione dei humus di lombrico fatto con gli scarti della nostra cucina, quindi attraverso la nostra compostiera domestica. Mi sembrava utile e interessante anche andare a vedere come si realizza il compost però che realizzeremo con gli scarti delle potature, con gli scarti di ramaglie. Questa mi sembra un'ottima soluzione non solo per valorizzare una matrice organica, in questo caso appunto legni, foglie, per creare un prodotto che può essere un valido alleato per il nostro terreno e per le nostre piante. Quindi mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi. Io mi organizzo un attimo, prendo tutto quello che serve e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Allora, eccoci qua, bentornati. Ma di cosa abbiamo bisogno per appunto iniziare il nostro percorso di realizzazione e di produzione del compost? Allora, l'attrezzo più utilizzato è un biotrituratore. Questo appunto permette non solo di andare a tritare, a sminuzzare finemente le foglie, quindi la parte verde, ma anche e soprattutto la parte legnosa, quindi i rami, ok? Allora, quali sono quindi i parametri? Qual è, diciamo, il criterio che ci permette di identificare, quindi se ancora non l'abbiamo acquistato, un biotrituratore? Gli aspetti fondamentali sono tre. Allora, dobbiamo andare sicuramente a considerare la quantità, il volume degli scarti che produciamo. Da questo dipenderà il tipo di modello, quindi hobbistico, semiprofessionale, professionale, e soprattutto il diametro dei tronchi, ok? Ultimo parametro, mi sembra ovvio, anche un po' scontato, il prezzo. Quindi dobbiamo cercare quindi di trovare il giusto equilibrio tra quello che è il nostro budget, ma anche e soprattutto a quello che è lo scopo per cui noi andiamo a comprare questo attrezzo. Allora, questo mi è appena arrivato, l'ho acquistato sul sito AgriEuro. Tra l'altro vi consiglio, e voglio fare, anzi approfitto i complimenti, perché hanno un comparatore che mi ha permesso di scegliere tra vari modelli in maniera molto rapida, veloce, e soprattutto l'ho trovato veramente molto professionale. In questo caso, o meglio, nel mio caso ho cercato un biotrituratore professionale perché comunque ho diversi alberi da frutto, ho diverse piante di olivo e soprattutto tantissima siepe da smaltire, e quindi avevo bisogno di un modello che avesse una potenza piuttosto elevata. Mi piaceva l'idea di avere una bocca che fosse piuttosto ampia, appunto per favorire l'introduzione dei rami, soprattutto una bocca di scarico alta, appunto da permettermi di creare facilmente un cumulo, e poi, cosa importante, l'accensione elettronica, che volevo non mancasse almeno nel mio modello. Quindi che cosa ho fatto? Ho selezionato i tre modelli e li ho comparati, e diciamo questo mi ha dato modo di effettuare una scelta rapida, veloce e molto sensata, quindi ve lo consiglio vivamente. Allora, abbiamo fatto un pochino di teoria, adesso passiamo all'azione, quindi andrò ad accendere per la prima volta insieme a voi, così alla fine, diciamo, adesso andrò a iniziare la lavorazione, e così avrò anche modo di darvi un feedback a riguardo. Quindi vediamo un pochino come funziona. Accensione elettronica molto comoda, quindi ve la consiglio se come me avete problemi alla schiena. Allora, mi raccomando, utilizziamo sempre gli strumenti di protezione, che tra l'altro in questo caso sono in dotazione, quindi cuffie. Io però in questo caso ho preferito dei tappi fatti apposta, gli occhialetti e soprattutto i guanti. Quindi non scherziamo quando utilizziamo questi strumenti, facciamo massima attenzione, e tra l'altro evitiamo, se abbiamo figli, nipoti, di farli stare proprio, diciamo, in prossimità. Allora, vediamo subito come funziona e vediamo quindi anche qual è la qualità del prodotto che ne deriva.
Allora, eccoci qua, devo dire ragazzi, non è che sono soddisfatto, sono molto più che soddisfatto, sono veramente contento di aver preso questo modello perché fa il caso mio, per cui andiamo a vedere. Qui c'avevo delle potature della Magnolia che veramente sono molto ingombranti, tra l'altro approfitto per dirvi che ho trovato anche molto comodo il fatto di andare ad inserire il ramo dalla parte della chioma, proprio perché questo mi ha dato anche la possibilità di preparare, diciamo, non potendo inserire, o meglio, diciamo che si potrebbe anche inserire un diametro come questo invece lo utilizzerò per la legna, quindi ho effettuato solo un pochino di sfoltimento. Ragazzi, però andiamo a vedere da vicino quello che è il risultato finale. Allora, le foglie rimangono intatte, diciamo quasi intatte, ma questo non interessa più di tanto perché l'importante è che i rami vengano ridotti in questo modo. Guardate che lavorazione, questi erano rami anche piuttosto importanti. Le foglie della palma veramente non l'ha neanche sentite, questo è il risultato. Ho provato, diciamo, più cose, senza dire che l'ulivo, le foglie dell'ulivo invece proprio sono veramente lavorate bene, molto finemente. Allora ragazzi, io qui ho un lavoro da continuare, quindi approfitterò oggi, ma diciamo siamo quasi al tramonto, e sicuramente anche nella giornata di domani a lavorare, a creare il prodotto per realizzare il nostro compost. Quindi mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina, perché andremo nel corso delle prossime puntate anche a vedere come organizzare, come gestire questa matrice organica. Bene, per oggi è veramente tutto, vi lascio, mi raccomando, anche il link in descrizione, ve lo consiglio vivamente e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!